benvenuto! Oggi Heavy Metal Even racconta un Southern Metal piacevole da un supergruppo, da cui però aspettarsi di più. Nel mondo del metal, come è noto, i supergruppi non sono garanzia di successo. Se alcuni hanno un loro perché e riescono a farsi valere con la propria musica, altri non sono altro che mere operazioni messe in piedi per lucrare su nomi importanti. Per fortuna, la band di oggi, i Patriarchs in Black, appartengono alla prima categoria. Recente progetto di Dan Lorenzo della cult thrash band AIDS si è completato con l'aiuto di Bobby Blitz Ellsworth degli Overkill. È stato lui a suggerire a Lorenzo il batterista dal curriculum incredibile John Kelly, attualmente con Danzig e Quiet Riot, mentre in passato membro di A Pale Horse Named Death, Black Label Society, Seven Witches e soprattutto Type O Negative, di cui è stato il batterista di più lungo corso. È su questi due nomi che i Patriarchs in Black si basano. Tuttavia, per il loro recente esordio, Reach for the Scars, si sono avvalsi di parecchi ospiti. Oltre ad alcuni bassisti e ad aggiunte di chitarra e tastiera, la varietà maggiore si trova tra i cantanti. Lungo le 9 tracce di Reach for the Scars se ne contano ben 6, tra cui spicca l'ex Corrosion of Conformity Karl Hagel, ma senza che la cosa dia fastidio. Forse è anche dovuto al fatto che a tratti questi ospiti sono stati coinvolti in fase di scrittura. Fatto sta che quasi sempre il disco risulta coerente con se stesso, merito anche di uno stile abbastanza unitario con un filo conduttore forte. Quello del duo americano è un Southern metal piuttosto tradizionale, che include sia le pulsioni più doom e atmosferiche del genere, sia quelle più possenti e groove. I Patriarchs in Black lo declinano a volte più in un senso e a volte più nell'altro. Ma Reach for the Scars non risulta mai una collezione di pezzi senza capo né coda. Al contrario, si sente bene che il duo ha lavorato duro per renderlo organico, il che è uno dei pregi maggiori del disco. Dall'altro lato, purtroppo, il gruppo non è immune da uno dei tipici difetti da supergruppo. All'interno di Reach for the Scars, l'ispirazione è altalenante. Se quasi tutte le tracce hanno una propria personalità riconoscibile, la maggior parte risulta solo piacevole. Nessuna di esse è davvero eccezionale e anche quelle ottime scarseggiano. Le uniche sono Sing for the Devil, un efficace numero di puro Southern metal dal piglio rock, e Submission Bell, con la sua vena doom di ottima potenza ma anche cupa al punto giusto. E al massimo si può citare la movimentata e roccheggiante Morning This Live, coinvolgente nel giusto modo. Per il resto la scaletta si limita a scorrere godibile, ma senza regalare particolari scossoni. Colpa di una certa mancanza di idee davvero vincenti, di qualche cliché di troppo per i nostri gusti e anche di un paio di pezzi evitabili. Per esempio Kashmir. Ben suonata e piacevole, è però troppo aderente all'originale dei Led Zeppelin, con le tastiere e la voce molto pulita di Jimmy Gnecco, su una base giusto un po' più pesante. Fosse stata più sporca e southern, più in linea con lo stile dei Patriarchs in Black, sarebbe stato meglio. Così invece non aggiunge granché all'album e non è l'unico problema. Senza i suoi quasi 9 minuti nel finale, Reach for the Scars sarebbe durato meno di mezz'ora, il che ne evidenzia pure la lieve inconsistenza. Il punto più basso del disco è però Hate Your Life. Si rivela una traccia alternative nu metal non solo brutta di suo. Il difetto maggiore è che c'entra davvero poco in un disco su ben altre sonorità. Anch'essa contribuisce nel rendere Reach for the Scars carino, godibile, ma non eccesso. Da un lato si sente che non è una bieca operazione commerciale. Lorenzo e Kelly credono nella propria musica, che di fatti si rivela onesta e sopra la media. Ma dall'altro, da due musicisti esperti come loro, è lecito aspettarsi qualcosa di più consistente, lungo e con idee più valide. Per quanto ci riguarda, apprezziamo questo primo sforzo del duo americano, ma speriamo che il secondo possa mostrare meglio le loro capacità musicali e stilistiche. Voto finale di Heavy Metal Even, 70 su 100. Per oggi è tutto. Se ti è piaciuto questo video metti il like, condividilo e commenta. Puoi iscriverti al canale e cliccare sulla campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi video. Ti invitiamo inoltre a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.